Buongiorno a tutti. Proseguiamo il discorso sulla propagazione delle piante. Andiamo avanti analizzando la margotta, che è una forma di moltiplicazione che utilizza una parte di pianta che non è il seme. I pregi della margotta sono che in relativo poco tempo, diciamo 1 mese, 2 mesi circa, si riesce ad ottenere esemplari interessanti. Si possono usare rami medio-grandi per essere margottati, quindi avere alla fine dell'operazione degli esemplari che hanno già una certa dimensione del tronco, molto importante per la realizzazione dei bonsai. È di relativa difficoltà, vedremo in un secondo tempo concretamente come si può realizzare. Alcuni difetti? Anche qui, come nel caso della talea, possiamo avere radici scarse o disposte male. Io faccio la margotta, la curo per appunto 1 mese, 1 mese e mezzo, 2, poi vado a vedere, le radici ci sono, ma sono disposte un po' male solo su un lato, però anche qui si può poi ovviare a questo difetto. È difficile su alcune specie, abbiamo già visto ad esempio il pino è molto refrattario a riprodursi per talea, non impossibile ma molto lungo. Anche per il caso della margotta è piuttosto difficile propagare il pino. Ecco, attenzione, non procurare margotte da piante innestate. Se ci sono piante da frutto, facciamo un esempio, il melo, io voglio fare una margotta su un ramo di melo, ottengo delle radici scarse o nulle, ma soprattutto poi individui piuttosto deboli che non riescono a radicare bene. Perché? Perché la pianta di melo è normalmente stata selezionata per la sua produttività, ma non per il suo vigore vegetativo, quindi per quello che viene innestata su un portinnesto proprio perché non ha la capacità di vivere da sola con le proprie radici. Adesso vediamo in concreto come si può realizzare una margotta. La margotta dobbiamo realizzarla in tarda primavera o estate e c'è un motivo. La pianta prima deve germogliare in primavera, immagazzinare un po' di riserve all'interno del proprio fusto, quindi anche dei rami, e successivamente può affrontare un intervento abbastanza drastico come quello della margotta. Se io lo facessi in primavera molto iniziale, in fase iniziale della primavera, potrei non ottenere i risultati sperati. Ci sono sempre delle eccezioni, però in linea di massima questo è l'orientamento. Per realizzare una margotta scelgo un ramo e pratico un anello scortecciando il ramo. Questo anello sarà all'incirca dello spessore, dell'altezza di cui è uguale allo spessore del ramo che vado a margottare. Devo scortecciarlo fino ad ottenere il legno bianco all'interno. Pratico foglio con un foglio di cellophane, una specie di sacchetto, fissandolo sul fondo, riempio il sacchetto di muschio o del terriccio, oppure un misto di tutte e due, e chiudo questo sacchetto sopra il taglio che ho praticato. Aspetto circa 1 mese, 1 mese e mezzo, anche 2, controllando continuamente che innanzitutto il muschio all'interno non sia mai troppo disidratato e quindi magari con una siringa possa immettere dell'acqua se lo vedo troppo disidratato. Posso utilizzare per fare questa specie di caramella il cellophane oppure l'alluminio. Meglio il cellophane perché permette ai raggi solari di entrare, fa effetto serra e quindi riscalda la parte che è deputata a emettere radici. Quando ho verificato che la margotta ha prodotto le radici giuste, taglio il ramo sotto la parte che ho scortecciato e lo vado a inserire in un vaso nel quale ho preparato il solito terriccio con la miscela che abbiamo visto anche per la talea, cioè miscelando sia il terriccio organico insieme a della pomice e della sabbia di fiume. Il vaso deve avere sempre un fondo di argilla espansa e avere dei buoni fori di drenaggio.
La pianta che ottengo ha delle radici piuttosto fini, che non sono certo in grado di reggere il peso della margotta che ho ottenuto. Quindi è giusto fissarla con dei fili al vaso. Ad esempio qui abbiamo un esempio già visto nel caso della talea, in cui utilizzo i fili per legare il soggetto e evitare che si possa muovere e quindi che possa andare incontro a fallimento, perché le radici, le piccole radici che si stanno sviluppando si rompono e quindi vado incontro alla morte dell'esemplare. Il terriccio deve essere sempre aerato e umido, come abbiamo visto nel caso della talea, senza mai essere inzuppato. Adesso vediamo un esemplare in particolare. Qui vediamo una glicine ottenuta da margotta. Abbiamo operato nella tarda primavera, diciamo verso luglio abbiamo visto che c'erano delle radici, le abbiamo staccate e le abbiamo riposte in vaso. Vedete questo ingrossamento della base, questa è una reazione tipica della pianta che ingrossa la base, ma nell'ambito del bonsai è solo positivo perché darà quel senso di stabilità e di estetica particolare al bonsai. Quindi questo è solo positivo. Per oggi è tutto, abbiamo concluso, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!